ottimi da offrire alle amiche quando vengono a prendere il tè. Non avete amiche che prendono il tè? Beh, allora questi vanno bene tutta la giornata, li potete mangiare in qualsiasi momento, che veramente sono deliziosi. L'unico problema è che quando cominciate a mangiarli, poi li mangiate tutti quanti. Questo tipo di dolcetto va anche bene se avete problemi di diabete o un'iperglicemia, perché naturalmente potete utilizzare una quantità di zucchero inferiore e sono buoni, buonissimi lo stesso. E adesso vi faccio vedere come li faccio. A prepararli è molto semplice e niente, sono convinta che ripeterete tutti quanti questa ricetta, che è veramente una ricetta eccezionale. In una ciotola mettiamo la farina, un pizzico di sale, il burro tagliato a pezzetti e il latte. Qui io impiego latte d'avena. Nella ricetta originale viene impiegato il latte di mucca, ma la ricetta viene buonissima anche utilizzando il latte vegetale. E andiamo a mescolare. Quando il latte si è incorporato nella farina, possiamo incominciare a impastare con le mani. Il latte che ho messo era a temperatura di frigorifero, mentre invece il burro l'ho fatto un poco ammorbidire. E ora possiamo continuare a lavorarla sul piano. La pasta va lavorata per circa 5 minuti fino a quando non diventa liscia. Ora che è bella liscia e morbida, andiamo a stenderla in un rettangolo. E ora ripieghiamola 2 volte e continuiamo a stendere. E ancora facciamo delle pieghe, questo serve per farla diventare ancora più friabile. Ancora un'ultima volta, mettiamo un pochino di farina sul piano e adesso andiamo a stenderla nella forma di un rettangolo. Una volta che abbiamo ottenuto una pasta sottile e di spessore uniforme, andiamoci a mettere lo zucchero. Ci vogliono circa 5 cucchiai, io faccio a occhio perché già so quanto ce ne vuole.
poi ci dobbiamo mettere la scorza del limone. E adesso andiamo a distribuirlo sulla superficie della pasta, mescolandola con lo zucchero. E ora dobbiamo girare la sfoglia a formare un salamino. Avvolgiamolo bello stretto perché in questo modo la spirale sarà ben chiusa. E ora la andiamo a tagliare a fette. E queste ce le aggiustiamo un pochino con le mani. E ora queste rondelle dobbiamo andarle a friggere. Io utilizzo una padella grande con abbondante olio di girasole perché le vado a friggere tutte quante insieme, essendo che c'è lo zucchero, altrimenti l'olio si sporca con lo zucchero caramellato e quindi poi dobbiamo cambiare sempre l'olio, diventa un po' più difficile. Quindi dobbiamo mettere tutte quante. La temperatura dell'olio ho controllato è circa 160 gradi, quindi l'olio deve essere caldo ma non caldissimo. E le mettiamo tutte quante. Quando diventano di questo colore bello ambrato, li andiamo a togliere dall'olio e li andiamo a disporre sulle foglie di limone. Il calore andrà a sprigionare il profumo dalle foglie. I bocconcini al limone devono essere consumati quando sono freddi. Se li mangiamo che sono ancora caldi, che non riusciamo a resistere, saranno morbidi, sempre sono buoni, però diciamo che per dare il meglio di sé devono diventare croccanti.